Ciao, oggi vi portiamo a Monaco, ma fa un caldo che si schiatta, quindi non è periodo di Oktoberfest. Cosa ci andiamo a fare? Ma amore, andiamo a conoscere meglio la famiglia Wittelsbach, quella che per secoli ha regnato sulla Baviera. Sono una manica di pazzi. Secondo me c'è da divertirsi. Anche senza la birra? Ma amorino, vedrai che qualche litro di birra te lo trovo lo stesso. Siamo a Monaco e per conoscere meglio i Wittelsbach andiamo direttamente alla loro residenza principale, la Residence. Certo che qui si comincia alla grande. Cos'è questa stanza enorme? Questo è l'antiquarium. In origine era stato un certo duca Alberto V di Wittelsbach a farlo costruire per la sua collezione di statue antiche, ma è poi stato Guglielmo V di Wittelsbach, il suo successore, a renderlo così impressionante facendovi aggiungere le decorazioni e gli affreschi. Per non farsi mancare nulla, il Guglielmo ha pure costruito un porticato, facendolo decorare in modo che sembrasse un'antica grotta incrostata di conchiglie. Quando era salito al potere, tutti pensavano che questo Guglielmo avrebbe realizzato grandi cose, perché il suo matrimonio con Renata di Lorena era stato così sontuoso da durare per 18 giorni e vantare la presenza di ben 5.000 cavalieri. E poi c'è gente che si vanta di un matrimonio di 2 giorni con soli 800 invitati. Pensa che durante questo matrimonio i cavalieri se le diedero così forte che anche secoli dopo tutti si ricordarono le giostre in cui si erano impegnati. Quando alla fine dell'Ottocento fu costruito su Marienplatz il Neues Rathaus, il municipio nuovo, si decise di aggiungervi anche un carillon con figure semoventi che rievocassero proprio i fasti di questo matrimonio, con tanto di cavalieri intenti a darsele. Allerta spoiler! Il cavaliere con i colori della Baviera vince sempre. Il Guglielmo poi, una volta al potere, ebbe la bella idea di contenere le spese di corte che erano molto alte, soprattutto per quanto riguardava la birra. E quindi? Ha chiesto a tutti i nobili di diventare astemi? Proprio il contrario, costruì la Hofbräuhaus, ma tu la conosci come HB. Certo che conosco l'HB. Era la fabbrica della birra. E nei vecchi locali storici adesso c'è una birreria enorme. Esattamente quella. Guglielmo decise che era più economico prodursi la propria birra piuttosto che farla arrivare da fuori. Questo Guglielmo comincia a starmi simpatico. Aspetta un attimo, non lasciarti ingannare. Il Guglielmo era un cattolico convinto e molto devoto all'Arcangelo Michele. Non c'è mica niente di male. Anche a me piace l'Arcangelo Michele, con l'armatura e la spada fiammeggiante. A chi non piace? Sì, ma Guglielmo decise di fargli costruire una chiesa così grande che da subito la popolazione cominciò a pensare che quel capannone fosse troppo grosso per riuscire davvero a stare in piedi. Si sbagliavano. La navata della chiesa di San Michele a tutt'oggi è la più grande costruzione con volta a botte del mondo e ha ceduto solo sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ok, sulla navata si sbagliavano, ma il campanile crollò ancora prima di essere finito e tirò giù pure tutto il coro. Vabbè, ma poi aggiustarono il tiro e ricostruirono tutto, no? Beh sì, Guglielmo, senza ascoltare i consigli degli altri, decise che il crollo era stato un segno divino perché chiaramente, per un arcangelo così importante, serviva qualcosa di ancora più grande e fece ricostruire il campanile. Tutto è bene quel che finisce bene. Veramente no, perché la popolazione cominciò, a causa degli alti costi di costruzione, a bestemmiare i santi partendo dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. A quel punto Guglielmo si rese conto che tirava una brutta aria, così abdicò in favore del figlio. Il figlio, Massimiliano, lo capisco molto, collezionava reliquie come io colleziono action figure. È vero, e proprio come te, a forza di comprarne, non sapeva più dove metterle. Risolse il problema con facilità, costruendo la Reiche Kapelle o Cappella Ricca.
completamente ricoperta di marmo e scagliola. Probabilmente fu qui che Massimiliano si ritirò in preghiera quando scoppiò la guerra dei 30 anni. Come si dice in questi casi, tale padre, tale figlio. Massimiliano era così pio che fece voto di costruire un'opera gradita a Dio se la sua città fosse sopravvissuta alla guerra. Forse pensava che tutte le sue reliquie gli avrebbero garantito una linea preferenziale col Padre Eterno. Ma quel giorno c'erano le parabole messe male, perché in seguito alla distruzione di Magdeburgo gli svedesi decisero di radere al suolo monaco. All'ultimo minuto qualcuno, forse l'arcangelo Michele, riuscì a riparare il guasto e il re di Svezia risparmiò la città. Massimiliano fu di parola. Fece erigere una colonna in onore della Madonna, la stessa colonna che ancora oggi possiamo vedere a Marienplatz. La possiamo vedere solo perché, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata smontata e messa in salvo all'interno del Duomo. Adesso però torniamo alla Residence, perché è ora di parlare di Massimiliano II Emanuele, che da qui in poi per brevità chiameremo Max Manu. Il Max Manu era un bravo ragazzo, ma aveva l'ambizione di diventare imperatore del Sacro Romano Impero e per riuscirci, durante la guerra di successione spagnola, visto che tutti gli altri principi elettori sostenevano come candidato al trono di Spagna Leopoldo I d'Asburgo, lui decise invece di fare il bastian contrario e di parteggiare per Filippo, nipote del Re Sole. A volte, quando tutti fanno una cosa è perché è quella giusta, no? A Max Manu non gli andò bene e finì esiliato all'estero. Anche così non se la passò tanto male, perché finì ospitato da Luigi XIV a Versailles, sollazzato dalla magnificenza del suo palazzo e dalla raffinatezza della sua corte. Deve essere andata proprio così, perché quando gli fu concesso di rientrare in Baviera, si era talmente affezionato alle usanze di Versailles che si riportò a casa un buon numero di costruttori e artisti e diede il via a opere di ristrutturazione che videro l'introduzione di stucchi rococò a profusione, ovunque. Ok, belli questi stucchi dorati, ma qui si fa lunga. Forse è meglio continuare un'altra volta. Alla fine ho dato ragione al Teo e abbiamo interrotto la visita per una birra all'HB. Continuiamo la settimana prossima. Anche perché, e vi diamo questa informazione perché potrebbe tornare utile, se seguite scrupolosamente l'audioguida durante la visita della Residence, ci vogliono 6 ore. E sono 6 ore di noia assoluta. Quell'audioguida descrive i tavolini uno per uno. Non sta scherzando. Noi al 28° tavolino, con la madreperla e le pietre dure, abbiamo perso ogni interesse. Se il nostro video è stato un po' più divertente di questa noiosissima audioguida, come sempre cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e seguite i nostri social. Ciao!